Ciao a tutti ragazzi, bentornati al canale, un saluto da me e da Patrizio. Buongiorno ragazzi. Oggi siamo di nuovo in Ossola, nella bellissima Ossola, in una valle che frequentiamo un po' poco, non siamo molto di casa qui, che è la Val Vigezzo. Ci troviamo all'Alpe Blitz, è una zona molto carina. E oggi andiamo a fare un itinerario un po' particolare perché saliremo su un monte, il Monte Zicker, che è una meta sci alpinistica molto conosciuta qua della zona. Arriveremo quindi a una quota di quasi 2000 metri all'incirca. Dal Monte Zicker scenderemo verso il versante svizzero e andremo alle terme, giusto? Oggi andiamo alle terme. Sì, andiamo alle terme. Questa è la prefazione, Sì, poi dopo vi parleremo meglio di queste terme. Sono delle terme libere, ma se riusciremo ad arrivarci ve ne parleremo meglio. Adesso vi faccio vedere un pochino l'itinerario sulla mappa e che altro dire? Niente, una bellissima giornata. L'inverno, come avevo già detto negli altri video, non è esistito. C'è poca neve qua, salendo sicuramente ne troveremo un po'. Nel versante svizzero troveremo una situazione di innevamento un pochino più magari consistente, esatto. Dovremo mettere i ramponi e vediamo. È un percorso che non abbiamo mai fatto, si sviluppa su circa 10 km, è un percorso abbastanza lungo. Vedremo strada facendo. Comunque caldo pazzesco, anomalo. quindi è una giornata da terme. Una pseudo primavera, esatto, quindi questo potrebbe aiutarci a trovare il coraggio per un eventuale. Vedremo. Signori. Beh, adesso ci mettiamo in cammino, vi faccio vedere un attimo l'itinerario. Ecco, noi ci troviamo qui al Blitz. Dal Blitz proseguiremo fino allo Zicker 1967 metri. Dallo Zicker verso la Bocchetta di Sant'Antonio. Dalla Bocchetta di Sant'Antonio scenderemo verso l'Alpe Isornia, Alpe Isornia Basso, verso il confine svizzero dove si trovano i bagni di Craveggia. Questo è andata e questo è il ritorno. Al ritorno eviteremo di risalire lo Zicker, chiaramente perché lo faremo solo l'andata, e questo è l'itinerario. Siamo circa 1450, abbiamo trovato le prime tracce di neve ghiacciata, comunque pochissima roba per ora. Eccoci all'Alpe Oro, il cartello qui segna 1560, ma il nostro altimetro segna 1450. 70, sì, siamo lì comunque. Entrambi gli altimetri. Quindi direi che potrebbe essere probabilmente sbagliato il cartello. Comunque abbiamo le indicazioni qui, Monte Zicker 1 ora e 20, percorso estivo chiaramente, vedremo. Bagni di Craveggia 2 ore e 55. Niente, fino adesso un percorso quasi simpatico, turistico. Quasi. Tra un bosco di faggi e di abeti, semplicissimo, adatto a tutti. Mostraci le esche che stai raccogliendo, Patrizio. Beh, questo muschio sembra molto secco, praticamente, quindi altamente infiammabile. La consistenza anche al tatto sembra, anzi guarda, lascia addirittura, direi che. Questo prende poco con una bellezza. Quindi facciamo le scorte. Stasera avremo intenzione, dato che campeggeremo in tenda a 900 e qualcosa metri, quindi abbastanza bassi, abbiamo intenzione anche di accendere un fuocherello e magari cucinarci anche qualche spiedino. Ogni tanto io e Cutrizio ci facciamo un gel, anche se non stiamo facendo una corsa. Mangiare appesantisce molto, quindi il gel è ideale perché ti dà quel giusto nutrimento senza appesantirti, quindi si può camminare. Appesantisce e risparmio anche del peso del cibo stesso. Esatto. Un bel paninozzo, insomma. Insomma, dopo, poi anche dopo le volte che ci è capitato di rimanere insomma con
in debito col cibo, quindi sicuramente queste cosine qua aiutano. Siamo a quota 1600 e passametri. Il percorso è molto carino, è un itinerario molto alpino. Stiamo passando in mezzo a questi fantastici abeti che si spingono quindi molto in alto in quota. Cominciamo a vedere i larici in fondo che praticamente arriveranno quasi sulla cima, perché la cima è praticamente a poco meno di 2000 metri, quindi ad occhio e croce direi che i larici si spingono fino a 1800 metri. È una bellissima giornata, cielo terso, temperature di marzo proprio inoltrato. Eccoci al nuovo segnavia, Zikker mezz'ora se si vuole fare la cima, altrimenti se si vuole oltrepassare la cima senza salire si può proseguire verso la boccata di Sant'Antonio. Come vedete qua le tempistiche per i bagni di Craveggia danno 2 ore di cammino, quindi se tutto rimane così potremo più o meno stare nei tempi, forse. Vedremo in base alle condizioni dell'innevamento. Sì, magari ti terrai una bolla di un'ora in più, ma magari un po' di comunque. tempo. Stiamo percorrendo quello che è il pendio finale per la cima dello Zikker. Fa un caldo pazzesco qui, perché la neve, riflettendo la luce del sole, crea un riverbero incredibile. A parte che sto diventando cieco e io furbamente non ho nemmeno portato gli occhiali da sole. Comunque sembra un po' una fornace. Ed eccoci sulla cima dello Zikker. Altra piccola soddisfazione. Sì, una cima semplice ma molto appagante, perché la vista è veramente notevole. Siamo quasi un punto centrale. Sì. Qua siamo, di là c'è tutta la Val Grande in fondo, di dietro c'è tutto l'arco alpino, quindi 4000, quindi Monte Rosa, il Pubel, il Dom, il Tashorn, la Weissmis, la Pizzondole, tutto quanto, insomma, da quella parte lì. Questa invece è tutta la nostra bella Valle Vigezzo, che è una vallata abbastanza particolare, si distingue un po' dalla Val Grande, ha un fascino tutto suo, è una valle rocciosa a scaglie. Qua avevo fatto con Francesco la piodata qualche anno fa, se vi va di vedere il video, molto bello, una bellissima salita. Patrizio, tu non fai la piodata? No, la farò prima o poi, sì signori, tanto ormai diciamo che non ho superato, diciamo, l'esame montagna, no? Sì, fai da solo. Faccio da solo, ecco. Fai da solo, io non c'ho più voglia.
Ok, ora in discesa verso la bocchetta di Sant'Antonio e poi da lì tutta discesa fino ai bagni di Craveggia. Ok. Abbiamo avuto qualche piccolo imprevisto, qualche piccola difficoltà a passare questo passaggino tra due canalini dove c'è una sottile crestina, tutto un po' ghiacciato, insomma, per evitare di cadere da una parte o dall'altra c'è un po' da fare attenzione. Eccoci la bocchetta di Sant'Antonio, 1844 metri. Qui c'è una baita, un pannello informativo che forse è sprovvisto di pannello. Ed ora proseguiamo scendendo da qui verso i bagni di Craveggia. Il cartello indica 1 ora e 40. Qua è il versante nord, diciamo, dovrebbe essere il versante nord, quindi troveremo probabilmente più neve, magari tempi un po' più dilatati. Ecco, come secondo previsione, da questo versante la neve è molto farinosa e si tende a sprofondare tantissimo, e quindi questo sarà un problema domani, perché domani abbiamo più dislivello per prima cosa, e oltretutto con una neve terribile. Appena sotto quota 1500 c'è il bivacco Isornia. Allora, se il bivacco Isornia è questo, non vi consiglio di pernottare qui, a parte che assolutamente sta per crollare tutto il tetto. E lì è completamente andato, completamente marcio, infatti ci sono infiltrazioni d'acqua ovunque. Beh, intanto che camminiamo e percorriamo questo tratto di bosco molto bello tra faggi e abeti, alcuni secolari, anticipiamo un attimino la storia dei bagni di Craveggia. Allora, i bagni di Craveggia sono al confine con la Svizzera, ma sono difficilmente raggiungibili dal territorio italiano, poiché non c'è una strada asfaltata che vi può portare direttamente ai bagni, ma la strada asfaltata è in territorio svizzero, da Spruga, giusto? Giusto, Spruga. Vabbè, siamo sul confine, ma sul territorio italiano. Esatto. Mentre il bagno è lì che sì, è proprio il confine svizzero. A sfiorare, esattamente. E da Spruga c'è una camminata sicuramente più corta di questa per arrivare ai bagni, quindi è una località molto più frequentata da svizzeri, da tedeschi, da turisti in generale, insomma, no? E niente, dall'Italia ci si arriva penso che questa sia la via più breve, con questo trekking di circa 10 km. Allora, questi bagni praticamente hanno una storia un pochino nefasta, perché le hanno passate di tutti i colori. Beh, a parte che l'albergo che c'era lì alle terme, quando erano terme diciamo frequentate, ha preso fuoco. Poi c'è stata un'alluvione che ha spazzato via tutto, e poi c'è stato una valanga che ha distrutto di nuovo, sì, nel 50, che ha distrutto di nuovo tutto, quindi poi alla fine è stato tutto abbandonato lì. Ed è stato anche teatro di uno degli episodi della seconda guerra mondiale, quando i partigiani della Repubblica dell'Ossola si sono ritirati, e in fase di ritirata hanno praticamente sconfinato con il territorio svizzero, e si è venuto a creare un piccolo caso diplomatico, proprio perché c'erano i fascisti che sparavano proprio al confine per catturare e uccidere i partigiani.
e hanno chiesto, diciamo, asilo alla Svizzera, che era neutrale, e li hanno fatti passare, da quanto ne so. Quindi insomma una località ricca di avvenimenti, di storia, anche se un po' sfortunata probabilmente, ed è un po' questo il motivo che ha fatto sì che questi bagni restassero liberi e che adesso venissero sistemati grazie anche al contributo del comune di Craveggia più quello degli svizzeri. Si sono messi assieme, diciamo, e hanno contribuito a un pochino a restaurare questo posto. Hanno messo delle vasche, hanno curato un pochino il tutto. Comunque sono bagni liberi in cui si può accedere senza pagare nulla, e quindi niente, fatene buon uso, insomma. Scendendo a circa quota 1200 dobbiamo fare questo guado di questo torrentello che chiaramente è tutto ghiacciato, è tutto pieno di cascatine di ghiaccio, insomma. Fortunatamente il passaggio è praticabile, semplice. Putrizio sostiene che questa lastra di ghiaccio non tenga, proviamo. Vediamo se mi lavo. No, è abbastanza. Sembra bella spessa. No. Oh mio Dio! No. No, mi sa che non tiene. Forse è qui. Sono fiducioso qui, dai. Dai che si fa. Stiamo guardando questo edificio molto grande che abbiamo qui davanti a noi. Putrizio, che è una persona colta. Colta e dei problemi di equilibrio. No, beh, leggevo in qualche relazione che probabilmente questa è una caserma della Guardia di Finanza, caserma di confine, beh, ormai dismessa. Dovremmo fare una visita, sembra interessante. Tra l'altro il tetto è molto bello. Dai, ci dobbiamo passare davanti e andiamo a vedere com'è. Attenzione qua che c'è ghiaccio ovunque. Sembra che si è fermato il tempo, sali. Fate questi due traghetti. Proprio. Vorrei arrivare lì, dai. Però secondo me tiene. Sì, dai, tieni. Qui c'è un pezzo di storia. Eccoci nella caserma, all'interno. C'è un po' di luce. Si è fermato il tempo. C'è una vecchia stufa. Sembra tutto ancora in buone condizioni, tra l'altro. Più o meno. Sì, tranne, ecco. È veramente un locale molto grosso. Eccoci arrivati alle vasche delle terme qua dei bagni di Craveggia. Purtroppo, essendo l'inverno, le tubazioni non funzionano, quindi il nostro sogno di bagno alle terme per adesso è un attimino in stand by,
Però c'è la vecchia vasca di raccolta che secondo me si può utilizzare facendo un pochino di attenzione. E l'acqua effettivamente è calda, è tiepida ed è bagnabile, diciamo. La zona è molto bella qui, hanno fatto un bel lavoretto anche qua a questi bagni. E niente, adesso decidiamo se o fare un bagnetto o, cosa più probabile, penso che sceglieremo il luogo dove passare la notte, poi il bagnetto se ne parlerà domani. Abbiamo allestito più o meno la zona barbecue, zona notte qua. Patrizio ha montato la sua tenda stasera, useremo la sua. Fa un bel fresco sicuramente, però vabbè, il fuoco siamo riusciti ad accenderlo, la legna c'è, quindi un pochino di calore riusciamo ad averlo. Eventualmente ci possiamo buttare nella vasca a 28 gradi. Il nostro cucchiaio per la cucina di stasera. Sfrigola la pancetta? Così sembra. Riuscire a fare un fuoco con queste condizioni è un miracolo. Siete tutti lontani. L'ora del vino. Sicuramente stasera siamo freddi e umidi. Puro. Proviamo a scaldarci un po' con l'altro metodo classico. Sta rinvenendo il fuoco. Non faccio la scelta. Direi di sì. Vediamo un po' come sono, va. Dai. Aspetto e... Vediamo se lo spiedozzo è pronto qui. Ti convinci? Yeah. No. Penso che ho mangiato poco. No, ma sì, secondo me Luca
E dunque siamo alle terme, è arrivato il momento di fare il bagno, assolutamente. Temperatura esterna saranno un paio di gradi sotto zero, quindi ci proviamo. Yip yip. Sento un po' Apetor. Sì, non è proprio calda, Eh? non è proprio calda. Un po' lo sapevo, per carità, perché... Forse qui un po' meglio. Sì, qua arrivo leggermente più, sì, è più calda qui. Qua sì. Decisamente. Sincero, non è di certo da... È tiepida, tiepida. Però deve un poco... Oh, aspetta, Vabbè ragazzi, io il bagno alle terme, ai bagni di Craveggio l'ho fatto in inverno con meno 2, meno 3 esternamente. Diciamo che si sta appena bene, qua alla sorgente l'acqua è più calda, chiaramente quando arrivo nella vasca tende un pochino a raffreddarsi. Comunque è bella esperienza, adesso vedremo uscendo se brinerò. Bene, qui dai bagni di Craveggia è tutto, è stata una bellissima gita. È stato anche un bellissimo bagno, anche se un po' fresco. E niente, vi salutiamo qua, non vi facciamo vedere il ritorno, tanto è uguale all'andata. Abbiamo semplicemente un po' più di dislivello oggi perché lo sviluppo è un pochino maggiore, quindi avremo sicuramente una serie di imprecazioni nell'ultimo tratto da fare. già previste, preventivate. Abbiamo avuto la fortuna di battere un po' la traccia ieri in discesa. Comunque questo è quanto. Vi ricordo di iscrivervi al canale se non l'avete già fatto, di seguirmi su Instagram e ci vediamo al prossimo video. Un saluto da me e a Bucezzi. Alla prossima ragazzi, ciao!